3, 2, 1, frase ad effetto di Joy! Forse la più grande colpa è quella di non sapere di essere colpevoli, non accorgersi di aver ferito qualcuno, perché ferire è tremendo, ma ferire senza accorgersi di averlo fatto è ancora più atroce. Oggi vorrei sviscerare questo concetto prendendo in considerazione il personaggio di Broly. Da piccolo avrò visto questo film almeno un centinaio di volte. 7 anni dopo aver salvato la Terra dalla minaccia di Cell, una navicella con a bordo Broly in fin di vita si schianta sulla Terra. Nel frattempo, Videl, Goten e Trunks sono in missione alla ricerca delle 7 sfere del drago. Durante la ricerca dell'ultima sfera, il gruppo si imbatte in un povero villaggio rurale, caratterizzato dalla presenza di numerosi cristalli. Il gruppo si interroga sul perché la popolazione sia così povera nonostante l'abbondanza di ricchezze e la risposta non tarda ad arrivare. Uno sciamano con al collo l'ultima sfera del drago svela che il villaggio è sotto costante attacco di un mostro. Inorriditi dalla volontà dello sciamano di offrire sacrifici umani per scacciare il mostro e cogliendo la palla al balzo, il gruppo si offre di sconfiggere la creatura in cambio della sfera del drago. Dopo aver ucciso con facilità un grosso dinosauro che nulla può contro le capacità di Goten e Trunks, Videl ha una discussione con Goten e lo schiaffeggia. Inconsapevolmente, il pianto del bambino risveglia in lontananza l'odio cieco di Broly, che nella sua mente scambia il pianto di Goten per quello di suo padre Goku. Broly ha un'infanzia orribile e cresce mentalmente instabile a causa del pianto costante del neonato Goku, che nato nel suo stesso giorno viene posizionato nell'incubatrice accanto a lui. Goku piange continuamente e Broly per colpa sua non riesce mai a dormire e sviluppa un vero e proprio odio nei suoi confronti, un risentimento che lo porterà a vendicarsi su suo figlio Goten. Il figlio di Paragas mi ha veramente sorpreso. È appena nato e ha già una potenza combattiva pari a 10.000. Guarda quello a fianco, ha una potenza combattiva di appena 2 e lo ha fatto piangere. Il piccolo Carrot avrà anche una potenza combattiva bassa, ma in compenso ne ha di carattere, Tutto idealmente può ferire. Una parola di troppo può farlo, una parola non detta pure. Ma allora, di fronte a questa distesa di mine interrate, cosa ci resta da fare? Se tutto idealmente può far soffrire, come bisogna comportarsi? Qualcuno aggiungerebbe inoltre che oggi viviamo in un'epoca in cui le sensibilità altrui si sono addirittura sfinate al punto tale da diventare quasi trasparenti, ma in realtà è sempre stato così e sempre lo sarà. Davanti a tutto questo ciò che ci resta è solamente la possibilità di accorgerci del nostro errore, prendere sulle nostre spalle il senso di colpa che ne consegue e scusarci. E fino al momento del perdono portiamo, consapevoli o meno, il fardello del rimorso sulle spalle, perché è proprio il rimorso a tenere viva la colpa. Senza di quello la colpa cesserebbe istantaneamente di esistere. La mia domanda ora è questa. Se si è inconsapevole di aver sbagliato, il rimorso non può ancora esistere e quindi la colpa non può che rimanere abbozzata, come un embrione che aspetta di venire a galla e implodere. Ma in questo caso si è meno colpevoli? Cioè, se non si sa di esserlo, se è l'ignoranza ad incarnare l'involucro della colpa, le cose cambiano? E se sì, in che modo? Goku ha semplicemente pianto, non era consapevole dei fastidi e dei disturbi che stava provocando. Non sapeva di star creando un trauma, la prima macchia nella vita di Broly, ma la verità è che la sua ignoranza non allevia la sua colpa. Ciò che importa è che Broly cresce malato, instabile per colpa sua. L'ignoranza può influenzare la percezione della colpa in sé, ma non necessariamente eliminarla del tutto. E davanti a tutto questo rimane un'unica soluzione. Solo chi viene ferito possiede il balsamo della guarigione. Per chi è colpevole è sempre troppo tardi. Il perdono non si dà, si riceve. Solo Broly può perdonare Goku, dimenticare le sue lacrime per far finalmente cessare le sue.